Ciao, benvenuto a questo nuovo incontro degli approfondimenti. Oggi vorrei trattare con te un tema che mi sta molto a cuore, che mi coinvolge personalmente. Vorrei parlarti delle persone altamente sensibili, ovvero di una categoria di persone che oggi, grazie alla ricerca scientifica, si stima essere all'incirca fra il 15 o il 20% della popolazione, quindi una buona fetta della popolazione mondiale. Persone che hanno un'alta sensibilità dovuta essenzialmente, e questo grazie alla ricerca pionieristica di Len Aron, che per prima, questa psicologa, che per prima è stata in grado di identificare queste caratteristiche, poi dopo di andare avanti a studiare, ad approfondire con la ricerca. Questa sensibilità che è dovuta proprio a una configurazione particolare a livello neuronale, a livello di processamento delle informazioni. La ricerca oggi sta approfondendo sempre di più, grazie anche alle neuroscienze e quindi a risonanze magnetiche funzionali, allo studio proprio dei processi coinvolti, come alcune persone, come ti dicevo, una buona percentuale della popolazione, abbiano questa funzione del sistema nervoso differente. Che cos'è che cambia in una persona altamente sensibile rispetto alle altre? Cambia la tendenza innata, geneticamente predisposta a elaborare le informazioni, gli stimoli che vengono raccolti dall'ambiente in un modo molto più complesso e articolato di quanto normalmente venga fatto. Una persona altamente sensibile è quindi una persona che in condizioni ottimali di vita, quindi in seguito ad una crescita sana, naturale, serena, in un ambiente affettuoso, caloroso, tipicamente sviluppa tutta una serie di caratteristiche assolutamente preziose, come la capacità di vivere intensamente la vita, l'emozionarsi davanti a un fiore, guardando un film, vivendo una certa esperienza, di provare quindi emozioni profonde, vibranti. Il fatto di riuscire ad avere una visione complessa, articolata, strutturata delle cose della vita, proprio perché a causa di questa ipersensibilità la persona altamente sensibile ha la facoltà di raccogliere molti più dettagli, di entrare in una stanza e di accorgersi di tantissime cose, di tantissimi aspetti, di tutto ciò che accade. Parla con le persone e riesce a notare tantissimi dettagli, sfumature, riuscendo quindi a sviluppare una visione complessa e articolata della realtà, che spesso è anche molto più coerente e molto più fine. Una persona altamente sensibile è una persona tipicamente gentile, è una persona con una maggior profondità, data proprio da questa capacità di comprendere le cose, data dalla facoltà studiata, appunto sempre con risonanza magnetica funzionale, di sviluppare una maggior empatia. Nelle persone altamente sensibili, che vengono in genere identificate grazie a delle scale standardizzate,
di misurazione si nota un funzionamento maggiore delle zone corticali deputate all'empatia, a questa facoltà che noi esseri umani abbiamo, istintiva, naturale, profonda, importantissima, di empatizzare, di provare dentro quello che l'altro prova. Persone altamente sensibili quindi vivono molto questo aspetto, riescono ad entrare in profonda sintonia, riescono a connettersi profondamente con l'altro. Le persone altamente sensibili amano profondamente la natura, amano il bello, amano appunto lo stare in situazioni di quiete, di profonda calma, amano profondamente la conoscenza di sé, proprio perché hanno la tendenza a processare molte più informazioni rispetto alla media. Chiaramente, ecco, ci sono anche dei lati negativi, per esempio, che può vivere una persona che quindi ha questo funzionamento del sistema nervoso maggiormente attivato rispetto alla media, è quella per esempio di soffrire di alcune cose che possono accadere maggiormente, di subire maggiormente anche proprio banalmente il rumore in una stanza. E quindi il fatto di entrare in un luogo affollato con tanta gente, con tanto rumore, può divenire una vera e propria causa di disturbo, al punto da avere uscendo una sensazione di disagio, di stanchezza, di spossatezza, come se il sistema nervoso avesse elaborato molte più informazioni di quanto dovrebbe, proprio per via di questa ipersensibilità. A livello neuronale i processi coinvolti sono ancora oggetto di studio, proprio perché recentemente si è compresa questa caratteristica temperamentale, legata proprio, come dicevo, alla genetica. Le difficoltà che una persona altamente sensibile possono poi aumentare soprattutto laddove i contesti di vita, specialmente da bambini, non siano stati poi così amorevoli, così attenti, con così tanta presenza, o magari laddove possono essere anche accaduti eventi traumatici, difficili, complessi. Chiaramente questo maggior eccesso di sensibilità in questi contesti naturalmente può portare, ha portato grandi difficoltà a chi vive questa ipersensibilità. Proprio perché a fronte di situazioni negative, esse vengono percepite, vissute come importanti, con una grande intensità. Le persone altamente sensibili soffrono molto il giudizio altrui, trovandosi per esempio in una situazione, in un contesto, anche per esempio lavorativo, professionale, dove tipicamente sono molto performanti. Se però hanno addosso lo sguardo, per esempio, del capo, ecco che vanno in crisi, proprio perché il giudizio diventa qualcosa di difficile da gestire. Come dicevo, soprattutto se fin da bambini ci si è trovati in complesse dinamiche, ecco che questo può portare a sviluppare rispetto alla media più facilmente ansia e depressione. In uno studio recente in America è stato visto come su 200 studenti quelli che venivano categorizzati come maggiormente sensibili avevano una predisposizione maggiore all'ansia e alla depressione, avevano avuto maggiormente questi sintomi nell'arco della loro vita rispetto alla media delle altre persone. Proprio perché questa maggiore sensibilità, questa maggiore ricchezza interiore, a fronte magari di difficoltà, a fronte magari anche di una non comprensione da parte dei caregiver, dei genitori, di questa maggiore sensibilità, può divenire un fattore di rischio in realtà,
proprio perché mette molto in difficoltà la persona. Vero è anche che una persona altamente sensibile, con una maggior sensibilità, che riesca a elaborare ciò che le è accaduto, le difficoltà, la sofferenza, diventa una persona che ha una facoltà importante, che è proprio quella di accorgersi delle cose, di ciò che accade, delle sensazioni proprie e altrui. È facilitata in questo. E sei stata in grado anche di rielaborare quelli che sono i fattori negativi, difficili, che le possono essere capitati, sei stata in grado di gestire la depressione, l'ansia, di affrontarla, di superarla, allora una persona altamente sensibile diventa una persona che ha degli strumenti in più, proprio di comprensione, di analisi, di sviluppo proprio della comprensione dei sistemi complessi e anche una discreta resilienza. Ecco, la ricerca, come dicevo, sta proseguendo, si stanno ancora sempre più andando ad approfondire le conoscenze in questo ambito, per esempio rispetto all'introversione, un altro tratto, introversione e estroversione, geneticamente determinato. Si è visto che le persone altamente sensibili tendono appunto ad avere questa dinamica di introversione, però fra le persone altamente sensibili di queste saranno un 70%, vi è poi un 30% in realtà che sono anche estroverse, quindi non vi è una sovrapposizione di questo tratto di personalità. La ricerca sta mostrando come questa ipersensibilità sia proprio un tratto a sé stante. E qui ecco, se ti identifichi in parte con quello che ti sto dicendo, allora ecco che l'unica riflessione che mi sento di condividere qui oggi è questa, ovvero il fatto che riconoscendo questa ipersensibilità dentro noi stessi, ciò che possiamo fare è imparare a conoscerla, imparare a collocarla e imparare magari anche a modularla nelle diverse situazioni della nostra vita, riuscendo per esempio a comprendere come, appunto entrati in un luogo affollato, ci sentiamo magari in difficoltà, ci viene voglia di uscire, ci viene del nervoso, facciamo fatica a stare, proprio per via magari di questo rumore, di questo brusio costante. Allora ecco che riconoscendo questa mia tendenza, ciò che posso fare è imparare per esempio intanto a prevedere che potrei avere quegli effetti e a collocare questo in una comprensione di senso. Per cui il fatto di dire è chiaro, io ho una tendenza ad elaborare tantissimo quelli che sono gli stimoli che si presentano intorno a me, è chiaro che se vado in un posto molto affollato, con molta confusione, questo per me può diventare più problematico. E quindi ecco, contestualizzare questo è una prima cosa fondamentale. E poi comprendere come magari in alcuni ambiti possiamo andare un po' a ritarare la nostra sensibilità, per cui per esempio imparando a preoccuparci meno, di fare magari cose che per una persona che non ha questa forma di ipersensibilità sono molto più naturali, molto più easy. Ma per chi invece appunto tende ad elaborare così tante informazioni, ecco che può divenire complesso, mandare una mail, fare un dialogo, negoziare un conflitto. Quindi conoscendo questo mio tratto temperamentale, quello che posso fare è imparare a modularlo, ad adattarmi, a trovare degli escamotage, a trovare delle risorse. Su questo magari farò degli approfondimenti in altri video della serie Pratica la mente. Però ecco, qui mi sento di dire questo, ecco, di imparare a riconoscere questo aspetto, di considerarlo proprio come un aspetto temperamentale che magari ci può aiutare a comprendere anche meglio il nostro passato, la nostra storia. Se per esempio rientri in una categoria appunto di persona altamente sensibile,
potrebbe, ahimè, essere anche capitato di avere relazioni difficili, come dicevo, nell'infanzia, magari anche con i genitori, che magari non riuscivano a comprendere questo alto livello di sensibilità. Per cui magari agendo in un modo anziché in un altro, causando magari ecco, sofferenza o difficoltà nel figlio senza rendersene conto. Figlio che però magari a causa appunto di questa maggior sensibilità potrebbe averne sofferto maggiormente, come dicevo, sviluppando magari poi una tendenza all'ansia o a quant'altro, o comunque una certa sofferenza, una certa difficoltà, una percezione di non appartenenza a volte addirittura, di non sentirsi riconosciuti, di non sentirsi capiti, di non sentirsi compresi dall'altro, di sentire in qualche modo di essere alieni al mondo o alle situazioni della vita. Ecco, comprendere invece questo, comprendere che vi è proprio una tendenza naturale della mente, geneticamente predisposta, che porta ad alcune persone, come dicevo, un 15-20% ad avere questa alta sensibilità, può essere un fattore di aiuto importante, a mio avviso, perché può aiutare a collocarci in una comprensione di noi stessi più approfondita, che ci permette, come dicevo, di unire i puntini, di capire come magari fatti, situazioni avvenute non siano stati causati da una nostra, come dire, appunto maggior sensibilità voluta, ma proprio da una tendenza ad avere una complessità molto più articolata geneticamente predisposta. Come appunto dire ad una persona che i suoi tratti somatici non vanno bene perché non vanno bene. Ecco, non avrebbe alcun senso. Chiaramente la persona ha i tratti somatici dati dalla genetica, dati da quella che è la propria predisposizione naturale. Ecco, allo stesso modo questa alta sensibilità, che a volte può essere percepita appunto come una forma addirittura culturalmente a volte di debolezza o di inadeguatezza, ecco, questo assolutamente no, è invece proprio una tendenza della mente naturale che se gestita, se conosciuta, se gestita, se utilizzata con consapevolezza, può divenire, come dicevo, una risorsa incredibile, può divenire un grande punto di forza che permette davvero di avere molta più complessità. Spesso questa maggior sensibilità viene attribuita per esempio a persone che tendono poi a sviluppare componenti artistiche importanti, filosofiche, di pensiero, proprio in quelle situazioni che richiedono una complessità delle cose molto più articolata, molto più sviluppata. Per cui in realtà ecco che questa capacità, questa dote di poter sviluppare una maggior complessità, di notare molto più i dettagli, di processare molte più informazioni, in realtà è una grandissima qualità che può produrre sempre più benefici per tutta la società, per tutta l'umanità. Per cui ecco, mi auguro che questa condivisione, queste riflessioni ti possano essere di aiuto e per qualsiasi ulteriore approfondimento ti invito a navigare nel mio sito www.enricogamba.org. A presto!